Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti. Parliamo di queste tre partite giocate ieri, perché ovviamente tutto in contemporanea, ieri sera 4 e ieri pomeriggio altre 4 partite. Abbiamo fatto fatica a decidere quale match vedere, quale partita controllare. Comunque ho visto il primo tempo dell'Inter, il secondo tempo di Milan Cremonese e tutta la partita ovviamente Lazio-Sassuolo, perché da tifoso del Napoli era la partita che più ci interessava per il risultato. La Lazio ha vinto, il Napoli stasera con un pareggio o con una vittoria potrebbe portare questa fantomatica e tanto attesa matematica per questo scudetto. Ma parliamo di queste tre partite ragazzi. Vi invito ad iscrivervi al canale se vi va, attivate la campanella se volete restare aggiornati sui contenuti e partiamo subito e andiamo ad analizzare un attimo il primo tempo dell'Inter, perché la partita si era già vista dai primi minuti. Un Inter che ha ritrovato quel brio nell'entrare in campo e dare un input all'avversario, nel senso che entri in campo e già fai capire all'avversario che non è giornata e deve posare 3 punti. Infatti è finita 6-0. Io ho visto solo il primo tempo perché poi la partita era completamente in discesa e c'era il Milan in bilico e ho girato sulla partita Milan-Cremonese. Però devo dire che l'Inter non voglio nemmeno dire che l'Inter è andata un attimo in sbattimento ed ha avuto un momento di crisi fino a poche settimane fa, però è un Inter che si è ritrovata completamente a livello di gioco, è un centrocampo che funziona molto meglio di 2 settimane fa e poi gli attaccanti sono ritornati al gol. Ieri Dzeko, Lautaro, il gol più bello, non ho visto gli altri 4 del secondo tempo, però il gol che fa Cialanoglu sul 2-0 che poi chiude definitivamente la partita, perché poi sul 2-0 contro l'Inter viene difficile recuperare il match. Cialanoglu da fermo mette la palla quasi all'incrocio con un'esultanza abbastanza spavalda e motivata, secondo me, dal grandissimo gesto tecnico. A me personalmente Cialanoglu è un centrocampista che piace tantissimo, forse avrà degli alti e bassi, sarà un tantino discontinuo, però per estro, piedi, visione di gioco e completezza nel fare il trequartista, che poi ha le caratteristiche da trequartista, ma anche da centrocampista un po' più arretrato, quindi mi piace tantissimo come calciatore. Grandissimo gol di Cialanoglu, un Inter che cammina proprio sopra il Verona, che doveva far punti ma ha trovato la squadra nerazzurra completamente motivata in questa corsa Champions che si fa sempre più agguerrita. Il secondo tempo di Milan Cremonese non ho visto il primo, ma vedendo il secondo posso tranquillamente dire che il primo tempo non ha avuto tantissime differenze dal secondo. Partita difficile, partita tattica, partita che si è svolta tutta quanta sul filo del rasoio e la Cremonese va in vantaggio quasi alla fine del secondo tempo. Mancava un quarto d'ora, ma 20 minuti alla fine e la Cremonese va in vantaggio con un grandissimo gol che poi fa Okereke, fa una finta e manda al bar tutti e due i difensori centrali. C'è un rimpallo che gli favorisce il controllo sicuramente, però un grandissimo gol in contropiede. Ballardini ha messo una Cremonese in campo completamente ordinata e cazzimmosa, non voglio dire cazzimmosa, voglio dire agonisticamente quasi perfetta. Poi il pareggio del Milan arriva su una palla inattiva in area di rigore, tante gambe, tap-in, il Milan pareggia la partita. Poi 5 minuti di recupero diventano 8-9 minuti di recupero, perché è finita al 99esimo mi sembra la partita, per perdite di tempo varie e quant'altro. Ci stava a recuperare qualcosina in più e ovviamente quando il Milan ha pareggiato la partita si è riversato completamente nell'area avversaria e la Cremonese ha rischiato anche di vincere la partita in un contropiede che poi
non è andata a buon fine perché c'è stato l'ultimo passaggio fuori area e un tiro da fuori non irresistibile per Magnan, che comunque è uno tra i tre migliori portieri d'Europa al momento, quindi devi tirare veramente in maniera eccellente per poter pensare di segnare da fuori area. Lazio-Sassuolo, Lazio-Sassuolo partita dalla doppia faccia. Il primo tempo la Lazio mi è piaciuta un tantino di più, anche se il Sassuolo ha fatto una grandissima partita e sulla carta il pareggio sarebbe stato più giusto per ciò che ha fatto anche il Sassuolo nel secondo tempo, perché nel secondo tempo c'è stato quasi solo Sassuolo. La Lazio ha fatto il 2-0 chiudendo la partita in contropiede, perché il Sassuolo ha perso una palla a centrocampo. Poi ovviamente perdi la palla al centrocampo, Pedro, Felipe Anderson e tutti i contropiedisti che si ritrova la Lazio la buttano dentro. È difficile che mancano un'occasione così ghiotta. Quindi si è chiusa la partita. La Lazio ha vinto il match e la zona Champions che si accorcia ancora di più con una Roma che poi ha pareggiato con il Monza e ovviamente non ho potuto vedere la partita perché non ho il setting di DAZN con 10 televisioni attive e quant'altro, però è una zona Champions che si infiamma: 58 la Roma, 58 il Milan, 58 l'Atalanta, 60 l'Inter, 63 la Juve, e non si sa almeno questi 15 punti. Comunque al momento 63 la Juve, 64 Lazio e 79 il Napoli, che deve giocare stasera per questa matematica che speriamo arrivi ad Udine. Basta un punto, ma è tutta da giocare e non c'è niente di scontato nel calcio, niente, praticamente niente. Quindi testa bassa e pedalare per il nostro Napoli, perché la partita non è assolutamente semplice. Dichiarazioni di Sottil, non daremo niente per scontato, daremo filo da torcere al Napoli, come è giusto che sia, perché lo scudetto va vinto con una partita vera. Poi se arrivava la matematica ieri sera, certamente io non è che ero scontento, però giocarti la partita è diverso. Ma da sportivo ho tifato comunque Sassuolo ieri sera, perché non posso andare contro il Napoli. Con la vittoria del Sassuolo c'era la matematica certa ieri sera, quindi ho tifato Sassuolo schietto e sincero. Questo era quanto, ragazzi, per queste tre partite. È un Milan che ha perso 2 punti, perché li ha persi 2 punti contro la Cremonese, doveva vincere per la differenza tecnica che ci può essere in campo. È un Inter ritrovata e che secondo me dirà la sua per il secondo posto, quasi, se la Lazio non trova continuità di risultati e perde qualche altra partita. L'Inter è lì per soffiargli anche il secondo posto, secondo me. Poi la Lazio ha vinto con il Sassuolo e ci sta, anche se il Sassuolo, ripeto, ha fatto una grandissima partita. Applausi a tutti quelli che hanno giocato ieri. Grandissima giornata di campionato con partite divertentissime, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se vi va e attivate la campanella delle notifiche. Ciao!